Allora, sono partito oggi domenica per un lungo, ma dovrei farlo a un ritmo molto più veloce di come sto andando, ma siccome non ho ancora recuperato dall'uscita in bici di ieri, me la prenderò un po' più con calma. Obiettivo è fare circa 14-15 km per 1500 metri di dislivello. Sono con i bastoncini, quindi questo la dice lunga sul ritmo. Allora, il percorso è meraviglioso, molto selvaggio, non c'è quasi mai nessuno, si incontrano veramente pochissime persone anche di domenica. Avevo già fatto questo giro per andare alla passata e poi tornare dal versante bergamasco. Questa volta invece faremo la cresta. Una volta arrivati al passo Pertulena bisogna seguire per appunto Rifugio Alpinisti Monzesi e la passata. Quindi non bisogna tornare a Erven, Esolio, eccetera, perché si ridiscende giù nella valle. Il segno azzurro, questo qua, è abbastanza ben segnalato, come vedete ce n'è subito un altro anche qua. Qui si vede abbastanza bene. Questo è un pezzo corribile, tutto un po' mangia e bevi, sali scendi, e poi c'è invece il pezzo che sale fino a Cima Camozzera, che sarà impegnativo. Eccoci arrivati al bivio. Qui è indicato chiaramente Rifugio Alpinisti Monzesi o Capanna Monza, e qui invece per la Corna Camozzera, e noi dobbiamo verso la Corna. Adesso inizia il pezzo veramente divertente. Allora, mi raccomando, bisogna sempre fare molta attenzione a non perdersi, perché non è segnalatissimo, come dicevo è poco battuto, ci sono dei bolli rossi sulle piante e si trovano questi gialli a volte su. Mi raccomando, fate molta attenzione, non fate affidamento solo sulla traccia GPS, perché se vi si scarica il telefono o l'orologio non funziona o per qualsiasi motivo non va, poi è facile perdersi anche su queste, chiamiamole, montagnette. Ecco i bolli che vi fanno vedere che siete sulla strada giusta. Qua si vede veramente poco il sentiero, mi raccomando, fate molta attenzione. Ecco qua, primo punto panoramico, che spettacolo. Magnodano qua davanti, questo, poi c'è questa qua davanti, la cresta della Giumenta, Grignetta, Grignone, lì si intravede, scusate, lì si intravede la croce del Resegone, quello dietro lì è il Resegone, e questa qua è la nostra destinazione, la Corna Camozzera. E l'ambiente è questo, una cosa meravigliosa, veramente una meraviglia. Ed eccoci arrivati sulla cresta. Di qua c'è la Vallimagna, meraviglioso, di Cavalcava, quello è il Monte Tesoro, dove in teoria dovrei andare dopo. Qua c'è qualche cartello, questa è la dorsale aerobica, segna via 588, questo è il prezzo di sentiero che dobbiamo fare al ritorno. Adesso andiamo in cima e poi vediamo. Eccezionale, bellissimo davvero, mi raccomando, qua attenzione massima, lì è la cima, dobbiamo arrivare lì, è un po', dobbiamo stare un po' attenti qua, mi raccomando. Eccoci ragazzi, arrivati, questa è la cima, una meraviglia veramente, che spettacolo. E questa è la piccola croce, la piccola insegna, non so se si riesce a leggere, 1452. Eccoci.
E rieccoci al punto dove eravamo prima. Noi siamo arrivati da qua sotto. E adesso invece proseguiamo diritti sulla dorsale. Allora, ogni tanto c'è da fare qualche passaggino su roccette, niente di che, si sale di lì, però insomma bisogna sempre fare un po' di attenzione, mi raccomando. Guardate che meraviglia, questo è l'angolo delle mazze di tamburo, ce n'è una anche là. Spettacolo. Siamo anche sul sentiero dei fiori. Wow. Adesso dobbiamo arrivare in cima al Monte Ocone. Un po' impegnativo anche perché lì ho sbagliato sentiero, mi sono ritrovato una cinquantina di metri di dislivello più sotto, nel bosco, lì dove più o meno ho fatto il video delle mazze di tamburo. Sono dovuto risalire, non senza fatica, e quindi adesso arriviamo qua e poi probabilmente arrivati al laghetto del Pertus scendo. Vediamo. Ed eccoci anche in cima al Monte Ocone. 1351. Oggi davvero spettacolo, veramente uno spettacolo. Eccoci arrivati al Passo degli Spagnoli. Questo è il ponte degli Spagnoli. Il passo è quello qua sotto. Qui adesso magari ce lo leggiamo. Diceva che andremo a cercare. Mi pare che c'era il confine tra i due stati. Valle Magno, Valle San Martino. Vabbè, leggeremo. Eccoci anche al laghetto del Pertus. Arrivati anche al tesoro. Adesso giù a tutta, ho una fame che sto morendo. Allora ragazzi, il giro praticamente finito, mi mancherà neanche un chilometro, sono sotto Boccio Inferiore, quindi manca veramente qualche centinaia di metri ad arrivare a Carenno, dove ho la macchina. E molto bello il giro, impegnativo, lungo, alla fine sono stato in giro più di 3 ore credo, e dislivello credo almeno 1400, se non 1500, poi comunque verificherò e ovviamente trovate sui miei profili Strava e Garmin la traccia. Quindi impegnativo dal punto di vista fisico, impegnativo dal punto di vista tecnico, perché ci sono tanti passaggi dove bisogna veramente stare attenti, soprattutto chi non è abituato ad andare in montagna. Insomma, ci sono dei passaggi dove bisogna mettere giù le mani e insomma vietato cadere, ecco, mettiamola così. E poco corribile, soprattutto la parte dell'andata, anche gran parte del ritorno. Sulla cresta, diciamo sulla Dol, è difficile correre lì, poi si corre tutto una volta arrivati al convento, anche un po' prima, al Ponte degli Spagnoli, poi è tutta corribile. Attenzione, perché è facilissimo perdere il sentiero. È successo anche a me, l'ho detto prima, sono stato un po' più basso, una cinquantina di metri di dislivello più basso, poi per fortuna con la traccia dell'orologio e anche un po' a intuito, visto che ero arrivato in un punto dove era praticamente impossibile andare avanti, se non scendendo parecchio, ma non era, l'avevo già visto insomma quando l'ho pianificato, che era quasi tutto in cresta, quindi insomma c'era qualcosa che non andava. Però attenzione, mi raccomando, fate bene attenzione a tutti i segnavia, perché è veramente molto facile perdersi. Per il resto, se avete voglia di farlo camminando soprattutto, ma anche correndo se siete allenati, e fatelo, perché è veramente molto bello. Super selvaggio,
prima del ponte degli Spagnoli ho incrociato una sola persona che saliva da lì verso il Monte Ocone, quindi nessuno. Ho sentito due camosci che fischiavano e bello. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, pollicione in su, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!